Uno degli aspetti più interessanti dell'approccio nutraceutico e nutrizionale nuovo in concetto in chiave olistica di trattamento del paziente a 360 gradi è sicuramente quella del trattamento delle patologie del sistema muscoloscheletrico attraverso anche una corretta nutrizione e una corretta supplementazione. Come avviene questo? Noi sappiamo benissimo che quando si crea un danno muscolare o articolare, la prima cosa che avviene è l'avvento del processo infiammatorio. Purtroppo noi veniamo da una generazione nella quale pensiamo che l'infiammazione corporea va trattata dal punto di vista di eliminarla totalmente. Questo non è vero, dobbiamo ricordarci che l'infiammazione è un processo fisiologico del corpo che serve per riparare e rigenerare le strutture che vengono lesionate. Quindi l'obiettivo di base, anche dal punto di vista dell'intervento terapeutico, non è quella di toglierla o sopprimerla, ma è quella di mediarla. Per mediare l'infiammazione abbiamo tantissimi prodotti provenienti dalla nutraceutica che oltretutto non creano problematiche con effetti collaterali come possono creare dei farmaci ad esempio e che servono per mediare l'infiammazione senza andare ad influire sui suoi processi fisiologici rigenerativi e curativi. Uno di questi ad esempio è la curcuma, importante spezia proveniente dalla medicina ayurvedica che abbiamo già trattato in altri video e sappiamo avere un effetto fondamentale per quanto riguarda la mediazione dell'infiammazione ed anche un effetto antiossidante che tende ad andare ad ampliare la risposta delle nostre difese immunitarie. Altro prodotto estremamente interessante che viene utilizzato in ambito riabilitativo è quella della supplementazione del collagene idrolizzato. Il collagene idrolizzato è stato un prodotto visto per molto tempo esclusivamente come un prodotto di scarto nella filiera di produzione soprattutto delle proteine, che adesso invece al netto della recente ricerca scientifica si è dimostrato essere estremamente valido sia dal punto di vista rigenerativo, quindi fornendo quelle riserve di collagene che sono il materiale stesso col quale avviene il processo rigenerativo ricostruttivo di tendini, cartilagini e muscoli, e dall'altra parte un prodotto estremamente interessante anche in chiave anabolica per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare. Sappiamo benissimo che mantenere un sistema muscoloscheletrico sano è funzionale dal punto di vista dell'allenamento. Dall'altra parte si è visto anche con recenti studi di ricerca come il collagene idrolizzato tende ad avere una chiave anabolica anche a livello di crescita muscolare, di materiale di sintesi muscolare superiore in alcuni casi rispetto anche a quello che già conosciamo di prodotti come gli aminoacidi o le proteine. Dal punto di vista riabilitativo sicuramente velocizzare un processo di riabilitazione o di recupero è una cosa estremamente importante. La nutraceutica ci dà un grande supporto, dall'altro punto di vista dobbiamo ricordarci che esiste una biologia nella riparazione dei tessuti che deve rispettare determinati tempi. Questo ci insegna che non esistono protocolli accelerati, ma solamente protocolli fatti bene ed in questo nuovo approccio sicuramente la nutraceutica, la supplementazione e la nutrizione stessa hanno una chiave fondamentale. Basta semplicemente ricordarsi che andare a variare i macronutrienti come carboidrati, proteine e grassi è uno dei primi approcci che si può attuare in modo effettivo in ambito riabilitativo. Ad esempio, ridurre il quantitativo di carboidrati che tendono a mediare o ampliare l'effetto infiammatorio ed andare ad aumentare il quantitativo proteico che costituisce i mattoncini fondamentali con i quali andremo a ricostruire il nostro muscolo, utilizzando anche dei acidi grassi di qualità, dei grassi poliinsatori di qualità che tendono a mediare ulteriormente gli effetti dell'infiammazione e a preservare quella che sarà la ricostruzione di un muscolo più sano e migliore.